Buongiorno ragazzi e bentornati alla terza puntata della Birretta del Duellante, nonché a uno dei primi video del 2021. Nuovo anno, nuovo archetipo o nuove pilloline. Oggi parleremo degli Infernoid. Piccola premessa, dobbiamo partire dalla lore, dal background di Yu-Gi-Oh! Gli Infernoid cosa sono? Sono degli emissari mandati dai Clifford, che sono entità divine che, giudicando il mondo in cui stanno indegno, mandano appunto gli Infernoid per distruggerlo. Andiamo subito a snocciolare in primo momento il nome Infernoid. Cosa vuol dire? Androidi infernali. Più semplice di così. Il loro design incorpora componenti di computer di vecchia data e la loro descrizione deriva appunto, parlando dell'OCG, da dei demoni della Bibbia o della Cabala ebraica. Ho parlato appunto del design che incorpora i componenti di meccanica facendo riferimento a dei vari computer, perché Decatron deriva dal computer Harwell o l'Harwell Decatron Computer, che è il primo computer britannico basato sul relay dei primi anni 50. Quindi abbiamo già trovato Decatron a cosa si ispira, nonché nella lore di Yugi è soltanto la testa di Deviati. I loro nomi originali sono appunto presi a piene mani da demoni della Bibbia. In TCG i loro nomi fanno riferimento ai loro livelli di appartenenza, come ad esempio Antra in lituano vuol dire secondo, mentre Onunku in lingua turca vuol dire il 10° o 10. Perfetto, catapultiamoci subito all'inferno. Quindi si parte col primo Infernoid di livello 1, lasciando stare Decatron che abbiamo già detto. Il primo è Pirmais, il nome in OCG è Shaitan. Nell'Islam indica la figura di Satana, addirittura, o comunque di idealizzare o generalizzare un demone. Secondo Infernoid, quindi secondo livello, parliamo di Antra. Fa riferimento a Belzebù. Belzebù è una divinità pagana di origini filistee. Il nome deriva da Ekron, che era un dio fenicio. Ekron in ebraico è Baal Zebub, che vuol dire signore delle mosche. Appunto, se si va a guardare l'artwork di Antra, si nota che ha 6 o 7, non mi ricordo più, zampette. E se si guarda il mostro in una prospettiva diversa, si può magari cercare di intravedere una piccola mosca, dato che dietro ha questi suoi tubi grossissimi che potrebbero far riferimento agli occhioni della mosca. Terzo Infernoid, terzo livello, Armadik. Armadik deriva da Lucifugus, colui che fugge dalla luce, quindi il contrario di Lucifero. Lucifero, portatore di luce, Lucifugus fugge dalla luce. È il dominatore del Qliphoth Satariel, quindi Qliphoth, ed è il responsabile dell'inferno. Infernoid numero 4, quindi quarto livello, Patrulea. Il nome in OCG dei Patrulea è Astaroth. Astaroth è il duca dell'inferno che si manifesta come un angelo caduto portando nella sua mano destra una vipera. Se si guarda attentamente l'artwork si nota che nella mano destra ha come una sorta di chela, come se fosse un granchio, oppure ha una testa di un serpente. In questo caso gli artwork designer sono stati un attimino un po' più attenti e hanno voluto donarci questa chicchetta. Quinto Infernoid, quinto livello, Piati. Piati deriva da Asmodai, un demone che si presenta dinanzi a chi lo evoca per metà angelo e per metà uomo, e di solito complotta per distruggere l'armonia coniugale. Viene evocato per lo più da stregoni, infatti se si guarda l'artwork del mostro tiene in mano uno scettro da stregone appunto per andare a richiamare questa sorta di tradizione biblica. Sesto Infernoid, sesto livello, Siget. Siget in OCG è Belphegor, che è uno dei 7 principi dell'inferno, di cui rappresenta il peccato mortale dell'acidia. Su questo Infernoid qua nell'artwork è pressoché generico, passa in secondo piano perché vabbè, fa riferimento a un demone, però non è più così caratterizzato magari come Antra, Patrulea. Settimo Infernoid, 7 stelle, Seitzemas. Seitzemas in OCG è Baal. Baal è il re della parte orientale dell'inferno ed è un ottimo capo di guerra. Infatti se si va a guardare l'artwork, Seitzemas ha una sorta di corona sulla testa, questa sorta di testa allungata come se avesse una corona, e ha uno scettro barra lancia che va a definire appunto che è un ottimo capo di guerra dal punto di vista della Cabala ebraica. Ottava Infernoid, ottava stella, Attondel. Attondel in OCG è Adramalek. Adramalek è il cancelliere dell'inferno, infatti ha la coda di un pavone e ha il corpo di dragone. L'artwork è pressoché identico, ha questa coda che si attorciglia su se stessa come un pavone e il corpo di un dragone o comunque di un demone. Nono Infernoid, nono livello, Deviati. Deviati in OCG è Lilith. Lilith nell'ebraico è la prima donna che è stata sedotta dal serpente.
La Lilith ebraica non deriva però da un unico corrispondente, infatti altre figure concorrono a formarne il simbolo. Dall'iconografia assira del Lamassu si passa alla Lamia greca, che è appunto una mezza donna e mezzo serpente. Infatti Deviati ha più questa forma serpentina. Decimo infernoide, ultimo, decima stella, Ununku. In OCG Ununku è Nehemoth, oppure dall'ebraico Behemoth. È la forma plurale della parola animale, che è un'usanza per esprimere la grandezza di qualcosa pluralizzando nel nome. Assieme al Leviatano e allo Ziz è descritta come la creatura più straordinaria della Terra, quindi un antico mostro divenuto poi demone, appunto il Behemoth è il guardiano notturno degli inferi. Questa situazione qua si rifà tantissimo al tipo d'attributo e il tipo proprio della carta degli infernoidi, essendo dei demoni dell'attributo fuoco. Appunto si viene a dire perché delle robe steampunk dovrebbero essere dei demoni di attributo fuoco, non sono delle macchine. No, infatti, se ve lo stavate chiedendo, questa è la risposta. Siamo arrivati anche oggi alla fine della birretta del duellante, spero che vi sia piaciuta come le altre. Mi raccomando, buona bevuta e alla prossima ragazzi.